Ciao a tutti! Oggi voglio farvi vedere come ottenere il massimo livello di protezione contro le intrusioni all'interno dei nostri mezzi grazie all'antifurto EOSafe. Questo antifurto è dotato di due serrature aggiuntive da installare all'interno delle portiere del nostro mezzo, proprio per evitare la loro apertura anche in caso di rottura del cristallo. Bene, iniziamo vedendo insieme il contenuto della confezione. All'interno della confezione possiamo trovare le due serrature peraltro belle robuste e pesanti. Poi abbiamo un sacchettino con varie viti e due blocchi. Poi abbiamo un altro sacchettino con le chiavi, 4 chiavi in dotazione. Successivamente possiamo trovare un set di 2 adesivi da applicare ai cristalli. E per concludere un comodo libretto delle istruzioni. Bene, direi che è arrivato il momento di procedere con l'installazione. La nuova serratura andrà posizionata esattamente in questa zona, al posto di questo pezzettino di plastica. Come potete notare però attualmente la serratura non può essere montata perché c'è l'oscurante di mezzo. Infatti cosa dovremo fare? Dovremo andare a tagliare esattamente un pezzo dell'oscurante stesso. Fortunatamente però ci viene in aiuto una sagoma con un tracciato di taglio. Questa sagoma era presente all'interno del libretto delle istruzioni e andrà posizionata esattamente qua. Adesso vi faccio vedere più nel dettaglio il suo posizionamento e come fissarla. Ho posizionato la sagoma sull'oscurante e l'ho fissata col del nastro adesivo. La posizione corretta è con le due freccette nere che vedete qua che puntano esattamente sulle scanalature di questo pezzetto di plastica. Questa appunto è la posizione corretta. Per eseguire il taglio bisogna seguire questa linea rossa. Per fare questo lavoro avremo bisogno semplicemente di un multiutensile. Ok, adesso possiamo togliere la sagoma. Adesso per completare il taglio andiamo a togliere questo pezzetto di plastica. Una volta rimosso il pezzettino di plastica nero, andiamo a finire di tagliare le parti rimaste. Tipo qui c'avevo un pezzettino che sono andato a tagliare adesso. Mi è rimasto un pezzettino qua giù, infatti ho messo questo pezzo di ferro per evitare di toccare con la lama la vernice. Poi finalmente potremo rimuovere anche questo pezzo. Pezzetto di plastica dell'oscurante finalmente rimosso. Adesso il prossimo step qual è? Bisogna andare a rifinire un attimino il taglio. Vi basterà semplicemente una punta per levigare. Ecco fatto, taglio completato e nel frattempo ho ripulito anche questa zona. Adesso il prossimo step è svitare questa vite Torx. Per procedere con l'installazione, adesso dobbiamo rimuovere la serratura dal suo corpo. Per fare questo sarà necessario svitare queste due viti. Questo è il pezzo che adesso ci servirà. Adesso prendiamo il pezzo di plastica che abbiamo precedentemente smontato dal corpo della serratura e aggiungiamoci una vite a testa cilindrica presente all'interno del sacchettino delle viti, esattamente in questa posizione. Fatto questo, aggiungiamo anche un pochino di frenafiletti. Adesso possiamo rimontare il tutto. Adesso possiamo riavvitare il tutto. La nuova vite a testa cilindrica andrà a sostituire la vecchia Torx che ho svitato qua. Procediamo quindi a riavvitarla.
Ecco fatto. E adesso possiamo riavvitare la serratura. Una volta riavvitata la serratura, l'ultima cosa da fare sarà andare a avvitare qui una vite. Questa vite era presente nel sacchetto. Ecco fatto. Bene, questo è il risultato finale. Facciamo una prova. Perfetto, così si chiude e così si apre. Proviamo a bloccarla adesso con la chiave. Benissimo, rimane bloccata. Vado a sbloccarla. Funziona, perfetto. L'ultima operazione da fare è installare il suo blocco. Io ho già trovato la posizione corretta, in modo tale che il chiavistello va perfettamente a infilarsi all'interno di questo spazio. Dobbiamo semplicemente andare a segnare qui i bordi. Va benissimo un lapis. Questo perché poi bisogna togliere di nuovo questo blocco per far rimettere in posizione corretta la guarnizione e alla fine tagliarla nella parte in cui siamo andati a segnare. Dopo aver tagliato la guarnizione, spingiamola all'interno della plastica, in questa maniera. Adesso possiamo inserire nuovamente il blocco. Benissimo, adesso possiamo avvitare le ultime due viti. Ecco fatto, lavoro finito. Vi faccio vedere il risultato finale. Questa è la nuova serratura perfettamente funzionante. Da quest'altro lato c'è il suo blocco. Poi vi faccio vedere anche la seconda serratura che ho installato nell'altra portiera. Eccola qua, anche questa perfettamente funzionante. E qui c'è il secondo blocco. Ma quindi a cosa servono effettivamente queste serrature? Mettiamo il caso che un malintenzionato vuole entrarvi all'interno del camper. Cosa fa? Vi spacca il cristallo, infila la mano dentro e tira la leva per sbloccare le porte. Senza queste serrature ovviamente le porte si sbloccano e lui entrerebbe immediatamente. Ecco, invece bloccando dall'interno queste serrature con la chiave, anche spaccando entrambi i vetri non succederà niente, le porte rimarranno effettivamente chiuse. Quindi appunto è una vera sicurezza in più. Facciamo una prova anche dall'interno. Io vado a chiudere la serratura e con una chiave in dotazione la vado a bloccare. Giro e guardate, perfettamente bloccata. Facciamo conto che voglio uscire, io vado a tirare la maniglia, la portiera ovviamente si sblocca, ma rimarrà perfettamente chiusa. Questo antifurto è perfetto per chi fa sosta libera o per chi cerca davvero un qualcosa in più per proteggere le portiere anteriori, perché sappiamo benissimo che sono quelle più soggette alle intrusioni. E se abbinate questo antifurto con la piastra antiscasso che vi ho fatto vedere nel video precedente, ottenete veramente il massimo livello di protezione possibile per le portiere anteriori. Quindi ve lo consiglio assolutamente. Oltre che a essere un antifurto funzionale, è anche, cioè non è antiestetico, è come se fosse un unico corpo con la portiera, quindi si adatta perfettamente. Questo secondo me è un vantaggio extra. Se vi interessa vi lascio comunque sotto in descrizione il link per l'acquisto. Quindi vi ripeto, per me assolutamente approvato e consigliato. Molto bene ragazzi, il video si conclude qui e spero veramente che vi sia stato d'aiuto. Se così fosse vi ricordo di lasciarmi un like, un commento e di iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei miei prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo tutorial.